Ciao a tutti, sono Massimo, snowboarder da oltre 30 anni, maestro di snowboard, istruttore nazionale e co-founder di Forever Snow Trips. Oggi parliamo di una domanda che mi viene fatta spesso. Quanti gradi devo utilizzare sulla tavola da freeride? E ancora, l'attacco dietro è meglio usarlo negativo o positivo? Partiamo da una base, probabilmente se ti stai facendo questa domanda la tavola da freeride non è la tua unica tavola e non la prima. Probabilmente quando non c'è neve fresca avrai o starai utilizzando una tavola twin o directional twin. Cosa significa? Una tavola con punta e coda uguali e nel caso di una true twin anche con gli inserti perfettamente centrali. La maggior parte delle persone su questa tipologia di tavola utilizza una configurazione classica, ovvero più 12 e meno 12. Partiamo da questo esempio più 12 e meno 12. Significa un totale di 24 gradi, che adesso sarà il nostro punto centrale su cui andremo a fare il prossimo ragionamento. Il mio consiglio è di mantenere la stessa apertura, semplicemente spostare tutto verso il lato di andatura. Vi faccio un esempio. Io sono Goofy, quindi attacco destro a 18 gradi, che è come mi piace utilizzarlo. Per mantenere l'esempio dei 24 gradi, cosa dovrò fare? L'attacco sinistro posteriore lo metterò a meno 6 gradi. Meno 6 e 18 mi danno sempre 24. Cosa succede? Succede che in questo modo il corpo sarà orientato tutto verso la nostra punta della tavola, ma il piegamento e la distensione delle nostre gambe saranno esattamente uguali a quando utilizziamo la tavola twin o twin directional, quindi il feeling rimarrà uguale. E perché vogliamo orientarci di più verso la punta della tavola? Semplice, perché quando la velocità aumenta abbiamo bisogno di più visibilità frontale. Quello che io consiglio in definitiva è questo: una volta che noi abbiamo trovato lo stance che ci fa lavorare in maniera più semplice e più funzionale per il corpo, manteniamolo, non è assolutamente necessario inventarsi o cambiare gradi tutte le volte che cambiamo la tavola. Se abbiamo deciso che la somma dei nostri attacchi fa per esempio 24, la manterremo uguale, quindi più 12 e meno 12 sulla tavola da tutti i giorni quando non facciamo fresca. Quando andiamo a fare neve fresca semplicemente li spostiamo verso la punta mantenendo la stessa somma dei gradi, e così il nostro corpo sarà sicuramente più contento, noi lavoreremo in maniera più neutrale e non ci sarà bisogno tutte le volte di stare a perdere un sacco di tempo per inventarsi uno stance che in realtà conosciamo già. Per quanto riguarda su quali boccole montare gli attacchi, adesso che abbiamo capito quali sono i nostri gradi, il mio consiglio sicuramente è di far riferimento alle boccole centrali. Tendenzialmente le tavole da freeride hanno già tutte loro un setback, alcune più pronunciato, altre meno, quindi se sulla nostra tavola da freeride vogliamo mantenere la boccolatura consigliata, secondo me è già un ottimo punto di partenza. Se invece volete fare i radicali per una giornata particolare, tantissima neve o altre cose, ricordatevi che sì, potete sicuramente arretrare un po' di più rispetto alle boccole centrali, ma cercate di non esagerare perché non è mai produttivo. Per concludere, ricordatevi che gli attacchi sono il ponte tra voi e la tavola, quindi è fondamentale che troviate il vostro stance e poi andate in freeride e divertitevi. Se avete un dubbio specifico sulla vostra tavola, sul vostro stance, o se non riuscite a trovare per qualsiasi motivo la combinazione che più vi piace, scrivetemi un commento e con piacere vi risponderò.